Una donna testa un passeggino destinato a resistere agli attacchi di gas a Extable, in Inghilterra, nel 1938. Un picnic alla California Alligator Farm di Los Angeles, dove gli avventori potevano socializzare liberamente tra alligatori addestrati, dal 1907 al 1953. Studenti dell'Università di Princeton dopo una battaglia a palle di neve, 1893. I membri dei Giovani Pionieri, un gruppo giovanile del governo sovietico, indossano maschere antigas come parte di un'esercitazione di preparazione all'attacco nell'area di Leningrado, nel 1937. Negli anni 30, quando le sveglie erano costose e non sempre affidabili, in Gran Bretagna, a volte la gente noleggiava un battente per svegliarsi in modi unici. Mary Smith, per esempio, guadagnava circa 6 pence a settimana sparando piselli secchi alle finestre dei lavoratori addormentati nell'East London usando una sparapiselli. La Cyclomer, una bicicletta anfibia che non prese mai piede, dopo la sua presentazione a Parigi nel 1932. Las Vegas nel 1955, prima che sfarzo e glam diventassero un segno comune. Una donna di 106 anni siede davanti alla sua casa sorvegliandola con un fucile nel villaggio di Deg, vicino alla città di Goris, nel sud dell'Armenia, nel 1990. Foto di Armin e Johannes. Nel 1917 la sedicenne Elsie Wright e sua cugina di 9 anni Frances Griffiths scattarono foto con le fate di Cottingley, nello Yorkshire occidentale, una delle più grandi bufale del XX secolo. Hanno ammesso che le foto erano false solo nel 1983. Nel 1910 il piroscafo Princess May si incagliò in Alaska a causa della fitta nebbia. Nonostante trasportassero quasi 150 persone, tutti a bordo erano illesi. Per un breve periodo, negli anni 30, le madri londinesi tenevano i loro bambini in gabbie sospese fuori dalle finestre per dare loro aria fresca. Miracolosamente non furono mai segnalati feriti o morti. Il 4 luglio 1905 la gente si riunì per assistere a uno spettacolo di tuffi a cavallo, forse a Pueblo, in Colorado. Le immersioni a cavallo furono un grande successo nel XIX secolo, con i cavalli che saltavano dalle torri, nelle pozze d'acqua, da un'altezza di 60 piedi. Le partecipanti al Beautiful Leg Contest indossano delle federe sopra la testa, in modo che i giudici possano vedere solo le loro gambe. Parco Divertimenti Palisades, New Jersey, 1951. Il presidente Lyndon Johnson guida la sua Amphicar il 10 aprile 1965. Questo veicolo anfibio terra-acqua, di origine della Germania occidentale, fu prodotto per diversi anni negli anni 60. Le donne indossano copricapi di plastica destinati a proteggersi dalle tempeste di neve. A Montreal, 1939. Gran parte del North End di Boston è in rovina in seguito alla grande inondazione di melassa del 15 gennaio 1919. Un serbatoio di stoccaggio della melassa si ruppe, rilasciando fino a 2,3 milioni di galloni nelle strade a 35 miglia all'ora, uccidendo 21 persone e ferendone 150. Olive Ottman nacque mormone, ma dopo che la sua famiglia fu massacrata dai nativi americani, fu cresciuta dalla tribù Mojave a metà del XIX secolo.
In seguito rientrò nella società occidentale, ma trascorse gran parte della sua vita adolescenziale nei nativi americani. Il dirigibile tedesco Hindenburg sorvola New York City nel pomeriggio del 6 maggio 1937, poche ore prima del suo storico e violento incidente a Manchester Township, nel New Jersey. Lo scimpanzé Enos giace nel suo divano da combattimento prima di essere inserito nella capsula spaziale Mercury Atlas 5 della NASA, nella quale sarebbe diventato il primo primate ad orbitare attorno alla Terra, il 29 novembre 1961. Il poliziotto della spiaggia, Bill Norton, misura la distanza tra il ginocchio di una donna e l'orlo del costume da bagno per essere sicuro che non sia troppo grande, in linea con le regole dell'epoca, a Washington, 1922. Un uomo tiene in mano un Krumlauf, un attacco sperimentale con canna di fucile curva, sviluppato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale per sparare attorno ai muri e oltre le barriere.